Oggi siamo nell'orto, ma non parliamo di ortaggi, visto che è una giornata piuttosto rigida, parliamo di stufe. È venuto a trovarmi Axel, che abbiamo conosciuto in un interessante video sulle stufe pirolitiche. Oggi risponde a tutte le domande più importanti che ci avete fatto. Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di installare le stufe pirolitiche anche in appartamento. Si può fare? Quali sono eventuali limiti? Si può mettere anche in un appartamento, certamente devono essere condizioni. Spesso un appartamento nuovo come peso ad esempio regge molto meglio, perché comunque un edificio nuovo, il carico, quanto so io, sono minimo 300 kg al metro quadro che regge un solaio. Vuol dire la stufa, questo qua che abbiamo visto nel video, pesa 220, allora qua non ci sono problemi. Il problema è sempre quello che ufficialmente deve essere una canna fumaria, vuol dire se c'è una canna fumaria presente o all'interno oppure si fa una all'esterno poi dopo, su misura non ci sono problemi. Tecnicamente funzionerebbe anche uscire direttamente dalla parete, però e solo tecnicamente non è in regola poi dopo. Qual è la differenza tra stufa ad accumulo e stufa a combustione pirolitica? Stufa tramite pirolisi oppure stufa ad accumulo, alla fine qua si fa tanto confusione. Intanto una stufa ad accumulo vuol dire solo la stufa ad accumulo riesce a accumulare il calore creato tramite una fiamma. La fiamma posso creare a legna, posso creare con una combustione tramite pirolisi. In teoria si potrebbe fare addirittura anche col gas metano, una fiamma. Dopo questo calore che viene prodotto dalla fiamma viene accumulato dalla muratura della stufa. La pirolisi è un concetto di fare una combustione molto pulita. E in questo caso di questa stufa è messo praticamente insieme pirolisi più il sistema di accumulo. Queste stufe sono certificate? Io in questo momento per questa stufa sto facendo una certificazione a marcatura CE, vuol dire sarà certificato proprio come una stufa fatta industrialmente. Fino adesso sono stufe ancora prodotte artigianalmente, su misura, e mi appoggio su una legge europea, che è una legge comunque che descrive se io faccio la stufa secondo i criteri di questa legge, la stufa ha un massimo di emissioni di CO, tot, eccetera, eccetera. Allora si riesce a certificare tramite questa legge, però per essere più tranquillo anche di passare la giungla burocratica italiana, sto facendo questa marcatura CE. Parliamo di inquinamento, cosa ne pensi di quello prodotto dalle stufe tradizionali e che differenze ci sono con l'inquinamento che producono le tue stufe? Ok, la risposta più semplice è sul procedimento di pirolisi, la gassificazione. Perché la gassificazione di solito funziona con un prodotto di suo asciutto, uniforme, allora si riesce a regolare molto bene praticamente il rapporto tra aria che accende e il gas che si produce. La fiamma di suo è facilmente pulito, vuol dire è sempre un buon risultato, un inquinamento proprio bassissimo. Con la legna, se si facesse una stufa veramente fatta bene, si arriva anche, diciamo, una stufa tramite pirolisi a un 95% di resa nell'ottimo. Invece anche a legna si riesce ad arrivare su 80-85, che è molto buono. Il problema più grande oggi è il combustibile e anche la costruzione delle stufe, perché sono fatti con criteri che purtroppo creano spesso una combustione proprio, tra virgolette, cattiva. In quest'anno ancora di più, perché la legna è molto rara, non c'è tutta la legna per chi vuole scaldare a legna. La legna spesso non è solo umida, è bagnata e così per forza si inquina molto anche. Però la stufa stessa, fatta bene, potrebbe essere molto pulita. Qualcuno ti ha chiesto se si può recuperare il calore del fumo che esce dal camino.
No, questo è proprio il concetto della stufa ad accumulo e c'è di suo che recupera il calore del gas, del fumo, già al massimo. Vuol dire, se prendiamo un numero, io esco nella canna fumaria con circa 80 gradi, che magari verso la fine si aumenta appena appena, però è già molto molto basso. Nelle stufe a combustione a pirolisi è sempre necessario aspettare che la combustione sia terminata prima di procedere ad un nuovo carico? Sì, la domanda viene spesso e la risposta nella situazione reale è molto molto facile, perché appena spento il fuoco, appena spenta la carica, la stufa è proprio a pieno regime, nessuno verrebbe l'idea in questo momento di riaccendere. Vuol dire ad esempio la stufa tramite pirolisi ha una fiamma di circa 3 ore, durata di 3 ore, e dopo un rilascio ancora di altre 5 ore. Vuol dire è proprio calda, calda, calda al momento di spegnimento e così ha il rilascio ancora con un calore proprio molto continuo per 5 ore, inizia poi dopo a calare, allora questo è il momento di riaccendere. Per chi non sente la necessità di tenere accesa la stufa anche di notte, può bastare un carico al giorno? Sì, basterebbe, però in verità è un pochino così. La stufa ad accumulo fa irraggiamento e è paragonabile col sole. Il sole in verità, come oggi c'è una giornata di sole, tendenzialmente il sole meno male c'è perché l'aria è fredda. Più andiamo avanti il sole inizia a scaldare l'ambiente, la terra, e quello ci dà dopo in primavera eccetera eccetera un clima piacevole. Così anche la stufa tendenzialmente collabora con l'ambiente, scalda piano piano l'ambiente, davvero pavimento, mobili, pareti diventano più caldi, e per questo motivo io personalmente consiglio, oppure me la farei anche così a casa, me la faccio così a casa, di accendere la notte almeno con una mezza carica per tenere un livello, così in verità alla fine si consuma meno, perché se no devo sempre ricominciare da zero. La energia della carica serve per parte intanto per scaldare la massa della stufa e non è subito disponibile. Il pellet costa sempre di più, possiamo risparmiare in qualche modo? E anche questo molto relativo. A me fa sorridere ogni tanto perché è vero che il pellet costa tanto. Io comunque sto facendo miscele, prove di miscele, adesso il guscio di nocciole, misto col pellet, in una certa percentuale funziona molto bene. Che il guscio di nocciole anche si trova sul mercato proprio come combustibile, così già così si abbassa. Come ho nominato anche nel video, io ho fatto le prove con nocciolo di pesche, ho fatto adesso anche di nuovo una prova, hanno una resa addirittura un potere calorifico ancora molto di più del pellet, funzionano veramente tanto tanto. Sono qua delle possibilità da provare. Poi gli inverni diventano sempre più mite, così un cipato comunque per tanto tempo dell'inverno è sufficiente. La domanda più frequente riguarda il costo delle tue stufe. Qualcuno pensa che costino tanto. La stufa che si vede quella media che scalda un 25-30 metri quadri costa attualmente 5.000 euro. Questa stufa praticamente si vede che non è proprio industriale, però comunque una stufa che posso produrre un pochino a standard. Ci sono stampi, forme per le colate già fatte, e così certamente si abbassa il prezzo. Non devo fare un progetto che comunque anche un progetto per una stufa che facesse su misura è un lavoro di 1 o 2 giorni. Così già del lavoro c'è molto meno. Considerando ad esempio se io dovessi fare stampi di questa qualità, per una stufa solo mi costa attualmente magari 800 euro solo i stampi, invece ammortizzando fare di più, qua scala il prezzo. Vuol dire se io venissi a fare una stufa proprio su misura, che si può fare comunque,
il lavoro è decisamente di più, però mi dà anche più possibilità. Posso scegliere di cucinare, di inserire certe extra che con la stufa standard non è possibile. Cosa chiedi ad una persona che ti chiede di realizzare una stufa in casa sua? È più, sì, no, mi faccio un'idea dell'ambiente e mi faccio un'idea praticamente del fabbisogno in senso tecnico, del dimensionamento, eccetera. In più il prossimo per me è molto, molto importante di comprendere praticamente che persone sono, come vogliono vivere, i spazi, allora sono le domande più sull'utilizzo. Una delle domande più frequenti che hai suscitato riguarda la modifica delle stufe a legna che abbiamo a casa. Come possono intervenire? In Italia non è molto facile perché le stufe sono fatte in modo diverso, che ogni marca di una stufa economica lavora ad esempio con la presa d'aria in modo diverso, la prende l'aria da altre parti. Semplificando comunque, uno degli aspetti più importanti sarebbe proprio togliere la presa d'aria tramite la griglia, perché come detto la griglia è nata praticamente per bruciare il carbone, che ha bisogno di più ossigeno. Chiudendo questa griglia la legna brucia più lentamente, però comunque sufficientemente pulito. Sì, mettendo praticamente una lastra di refrattario sul piano, la legna brucia lentamente e si consuma molto meno, io direi la metà. Anche alcune persone l'hanno provato e mi hanno risposto, hanno confermato più o meno consumano la metà della legna adesso. Ma la domanda più frequente di tutte è: dove trovarti, Axel? Tutti ti cercano e non riescono a raggiungerti. Dove trovarmi è va un pochino a momenti, dipende se sono al lavoro, fuori su cantiere oppure sono in laboratorio. Sì, mi dispiace tanto, le richieste erano veramente tante che era impossibile gestire. Adesso comunque mi sono organizzato, c'è una persona che si occupa un pochino più dell'organizzazione, della comunicazione e così cerco di rispondere un po' di più. Io comunque tante persone sono venute proprio in modo molto avventuroso, che si sono messo in macchina, hanno chiesto nel paese per capire dove sono. Se ci sono mi prendo volentieri del tempo, se non ci sono mi dispiace che non ci sono. Il primo video che abbiamo fatto insieme ha superato 1,5 milioni di visualizzazioni. Noi ci siamo meravigliati, ci ha stupito. Tu te l'aspettavi? Ma io non mi aspettavo per niente, ma proprio per niente, perché va completamente oltre alle aspettative, che certamente era chiaro che sarà un pochino più richiesta, più interesse magari. Invece quello che si è creato è veramente... Io ho detto a tante persone come risposta, fino ad oggi è così, mi sento ancora un pochino come in un film parallelo, perché non mi è mai successo proprio nella realtà di avere questa richiesta stravolgente, proprio dove non si riesce neanche fisicamente, neanche minimamente a rispondere. Comunque, ho deciso di proporre dei corsi, 2 corsi al mese, per i prossimi mesi, per dare la possibilità di approfondire sia sui pannelli radianti che sulle stufe. Hai creato un gruppo Telegram per tenere informate le persone sui tuoi corsi e le tue attività. Sì, si chiama Riscaldamento Naturale, dove pubblico praticamente tutto quello che propongo di corsi, e cerco di, quando mi rimane del tempo, di dare anche informazioni in più, quello che a me sembra interessante proprio nel contesto, cerco di pubblicare su questa pagina.
Axel, grazie per tutte le risposte e anche di questa visita. Allora, continuate a fare domande allora sotto questo video, così continuiamo a raccoglierle, poi prima o poi riusciremo a intercettare Axel, ad approfondire ancora questo tema che abbiamo visto interessa molto. Vi lasciamo anche il PDF con le informazioni sulle stife. Vi lasciamo anche il PDF con le informazioni sulle stufe pirolitiche. Grazie, ciao. A tutti.